Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Yamaha, la moto di Valentino Rossi, la YZ3, conosciuta meglio da tutti come la M1, in scala 1/4, edizione De Agostini, uscita numero 58, ma in questo video farò anche l'uscita numero 59. E prima di salutarvi vi farò vedere dove sono arrivato con tutti questi montaggi. Il modello si completerà con l'uscita numero 91. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano. Grazie ragazzi, grazie del vostro supporto. Iscrivetevi, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di moto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, può contattarmi privatamente. Grazie. Questa è una stupenda foto di due persone meravigliose. Uno è probabilmente un angelo dei suoi cari più cari, il Simoncelli. Qui non è soltanto una foto di rito, questa, se avete letto e conoscete la storia di tutti e due questi splendidi soggetti, queste persone meravigliose, sapete che c'è molto di più che una semplice conoscenza. Qui c'è una amicizia che durerà per sempre tra loro. All'interno trovo la piastra superiore della presa d'aria, la materozza, che è questa qui, con tutti questi, anzi no, questa è la piastra superiore in plastica, fatta veramente bene, e questa c'è scritto materozza, non la conoscevo come termine. E poi abbiamo i due fermi, sempre in plastica, che sono identici. Devo andare a inserire tutti gli 8 inserti qui. Lo inclino una volta, due volte e lo faccio girare tra il dito pollice e il dito indice. Bene. Mettete sempre il dito di contrasto della spinta dietro, Tutto deve entrare perfettamente fino in fondo. Così.
Ecco qui. Inserirlo così e così non cambia assolutamente nulla, ma dal momento che qui ho uno sfrido di lavorazione lo metto dalla parte nascosta, probabilmente non si vedrà comunque, ma lo metto dietro. Attenzione qui adesso, delicatamente mettiamo il dito all'interno, piuttosto sfiliamo anche il pezzo se è il caso, vedete? Ecco, fate prima e premete sui due perni. Perfetto. Il montaggio è così terminato. Adesso passo subito all'ultimo numero ricevuto in questo ultimo invio. Aspettate, perché avevamo anche i due passacavi, un attimo solo. No, quelli non ce li fanno mettere in questo montaggio, questi qui. Neanche, sono due fermi. Sto guardando meglio le istruzioni, ma non li vedo, quindi non ce li fanno mettere. Vediamo. Numero 59. Quei due fermi non ce li fanno mettere neanche qui, ma possibile? Può succedere, può succedere. Do un'altra controllata, ma insomma non mi sembra di averli assolutamente visti qui, e quindi no. Vanno messi, probabilmente dove vanno messi non lo so, non li mettiamo. Allora questi qui li conserviamo, perché non vanno neanche inseriti nell'uscita successiva, quella che andiamo a vedere adesso, che è la numero 59. Ecco qui. I serbatoi del refrigerante, e del recupero degli oli. Questo è il serbatoio del refrigerante, plastica. Questo è il serbatoio dell'olio, del recupero degli oli. Sapete che in pista non può, ovviamente, per nessuna ragione, la moto può perdere dell'olio. Per cui ecco, ci sono dei tubi che vanno proprio a inserirsi qua dentro, dove quello in più si recupera nella vaschetta. Qui abbiamo poi questa staffa in gomma, bellissima. L'abbiamo già vista qui, se vi ricordate, qua sopra, e ce n'è 3, sempre in gomma, dove hanno riprodotto addirittura i tiranti. Ragazzi, spero che il video non si interrompa, perché ho pochissima memoria nel telefono. Eccolo, il mio Michelangelo, eccolo qui. Mi sembrava strano, ho detto, ma come mai non arriva il mio Michelangelo? È arrivato. Ciao amore mio. Vi presento il mio gatto, un tigrato europeo di poco più di 3 anni. E adesso si mette qui, sta buono, vero amore mio? Perfetto. Allora, la prima cosa, vado a mettere il tappo nell'unico modo possibile. Vedete che abbiamo un perno a mezzaluna e qui ovviamente la mezzaluna. Mettiamolo all'interno. Attenzione quando spingete a non danneggiare il perno qui, dove poi ci sarà sicuramente un tubo sia qui che qui da inserire. Fatto questo, mettiamo questo pezzo sopra, la cinghia, con la fibbia da questa parte qui.
così. Vado ad unire questo. Solo sui perni, ricordatevelo. Non sono soddisfatto di come è entrato questo. Il problema è che andando a estrarlo potrebbe danneggiarsi. Devo provare a premere così, nella speranza che si inserisca meglio. Ecco fatto. Così è perfetto. Bene, prendo questo, metto il serbatoio recupero oli qui. No, 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 amore, stai fermo. Ecco. Deve andare completamente imbattuta la parte bianca con quella nera, anche da questa parte, mi raccomando. Qua mi rimane un po' sospesa, ma è normale all'interno. L'importante è che qui sia tutto inserito bene. Ecco, a questo punto vado a mettere anche questa qui. Abbiamo i due fori e i due perni. Ecco qua, guardate, bellissimo. Il montaggio è così terminato. Vi ricordo di conservare questi due pezzi che abbiamo trovato nell'uscita numero 58, mettiamoli da parte. Adesso prendo quello che ho montato fino a questa uscita e poi ci salutiamo. Ecco qui ragazzi, guardate che spettacolo, che meraviglia. Questo poi andrà messo così. Il cupolino splendido. Il serbatoio. Il cruscotto. Qui ho i due perni del fine corsa dello sterzo che sono in plastica, vi ricordate, quelli che vanno messi qui sotto per la battuta appunto del fine corsa, che vi ho consigliato di togliere e di inserire solo quando il modello sarà terminato. E in più ho anche 3 numeri delle carene quindi la carena destra, eccola qui, guardate che meraviglia, poi andrà messa così, guardate, ecco, qui stai fermo amore mio, qui sarà agganciata sotto quest'unghia e sarà messa così. Guardate che spettacolo, bellissima, bellissima ragazzi. Poi ho ricevuto anche quella sinistra, eccola qui, sono fatte veramente bene. Una aveva un difetto, chi mi segue lo sa,
me la sono fatta sostituire, me l'hanno sostituita senza problemi. E infine, e poi davvero ci possiamo salutare, grazie sempre di tutto il vostro tempo prezioso, il sottocodone, eccolo qui, e lo stemma Yamaha, eccolo, uguale a quello che abbiamo messo ovviamente sul serbatoio. Lo stemma è quello, ma di dimensioni ridotte, quello del serbatoio è molto più grande. Avete visto? Bene, io vi ringrazio di tutto. Da Michele e il mio fratellino Michelangelo è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti, un abbraccio e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao!